Siamo entrati nella Medina, appunto la parte antica, che ha preso un bello aereo, non so per quale motivo è andato in Germania, dalla Germania è andato in Spagna, quindi qui stiamo già parlando del 9, sì. E poi il 9 mattina alle 11:16 era in Marocco. Mauri, io sono a 359, ne manca una. Cercala se sei capace. E dal campeggio privato, Campeggio privato del re. Vi faccio vedere che cosa ho fatto. Uno messo per così e un altro infilato come cappuccio in direzione di marcia. Solo che ho messo il contalitri e segnava 0,2 e mi è venuta la tristezza. Allora l'ho tolto. Siamo in balia delle poste marocchine assieme a quelle italiane. Rientrando a Kenitra abbiamo incontrato questo parco. È un parco che la domenica viene utilizzato dai local per poter mangiare tagine, come noi facciamo le nostre grigliate la domenica. È molto verde, è veramente grosso, c'è un casino di persone e sono tutti amichevoli e socievoli con noi. Ogni tanto vengono anche addirittura a fare le fotografie al mezzo e ci chiedono chi siamo. Bonjour. Non, c'est la date donc voici, la date. Allora, un breve aggiornamento per tutti. Noi siamo arrivati qua mercoledì ed oggi è lunedì. Stiamo ancora aspettando il pacco. Online continua a dirci che è stato sdoganato da venerdì questo. È passato sabato, venerdì tutto il giorno, sabato, domenica. Oggi siamo andati direttamente alle poste a chiedere e neanche loro sanno perché. Dicono che sì, l'hanno sdoganato, devono mettere codici interni, insomma. Non si riesce a capire esattamente dove sia. Con il codice che abbiamo noi italiano facciamo un tracking sulle poste italiane e le poste ci dicono che da giovedì sera è in Marocco e dovevano consegnarlo già venerdì. Non Esatto. abbiamo altre informazioni perché l'ufficio postale stesso della città qua di Kenitra, dove siamo bloccati, ci dice che con questo codice non trova informazioni nei loro sistemi. Forse se oggi o domani assegneranno un loro codice interno, va bene, da lì possono dirci qualcosa. Ora, noi aspettiamo ancora domani. Domani ritorneremo alle poste perché ci detto di tornare a vedere se si riesce a recuperare un po' più di informazioni. Magari speriamo che invece lo consegnino oggi, Sarebbe l'ideale. perché in teoria una spedizione express dovrebbero consegnarlo oggi. Detto questo, se entro domani sera non arriva, io il pacco glielo lascio lì all'hotel e lo vado a prendere fra un paio di mesi. Dobbiamo prendere una decisione perché aspettare senza avere una data realmente non ci sembra una cosa intelligente. Ieri va bene, siamo andati a Rabat, abbiamo visitato Rabat, però adesso per iniziare a visitare e vedere qualcosa dobbiamo spostarci direi di chilometri, quindi magari viaggiare un giorno. E sinceramente viaggiare per andare verso sud, che questa è l'idea, e poi tornare Non è conveniente, quindi dobbiamo prendere una decisione, domani la prenderemo. Quindi l'aggiornamento è finito e Andate in pace. Andate in pace. Ciao, ci vediamo che sennò poi dopo mi divento nervoso, dico le cose brutte e non è bello. C'è una degustazione di prodotti marocchini che ci ha portato un nostro amico. The first one is sweet. This is another type of harsha, another type of melwi. Okay. No, I will try a piece of your. Buono. E adesso questo qua. The name of this is Harsha. Asha. And this is melwi, but the good name is makhmar. Sembra quasi un pane di polenta. Cazzo già. Che gusti particolari. Thank you. Cin cin. I love this kind of milk. Però è diverso dall'altro. Sì, questo è più liquido. Mi cagherò addosso, lo sai. Buonissimo. a me Ragazzi, piace stiamo un sacco. facendo questa cosa per voi e se domani non mi vedete sapete perché. And try like this, no? Yeah. Mm.
all. No, no. Questo è tipo grano. How do you call this? بالبولة. This plus this سيكوك. البن and بالبولة سيكوك. Quindi col couscous si beve questo come abbiamo bevuto l'altra volta. Anche qua l'ha fatto sua mamma. And this is for Matic. His name خبيزة. Khubisa. خبيزة or بقولة. Can I try? Yeah. C'è olive. Non riesco a individuarli tutti. It's a mix of olive and Sedano. sembra. Other vegetable that I don't know. And spicy also. Yeah. Il sedano, come si chiama il sedano in francese? سودانية. In Arabic سودانية. Sì. Yeah. Ah, il sedano. Ah. È Ok. strano perché è leggero. Good. And oil of olive. And this you eat like Like French salad. ok. Like salad. Ok. Il pane della mamma. Buono. Thanks mamma. This is خلية. Ok. Yeah. Ok. This is classic eggs, and this are the eggs of Turkey. But this one we have to cook it in the fire together. A small fire, and before it's finished, you put The eggs inside. Scrambled eggs. Yeah. Ok. Try it with this or this. Like this. Yeah. Ma cos'è strutto? È strutto sta roba. Madonna che buono. The best one is Yes. Cos'è? Non lo so, sa quasi di nocciola. Assaggialo. È impressionante. Non metterne molto marketing. Ma che ne so io che cos'è se non me lo dici? Prima che non sa quasi di nocciola. Vero? Buono. Però un più, gusto più di nocciola. morbido, più... Beh, comunque grasso puro. Se non ti viene un coccolone oggi non lo mai più. Buonissimo. Sì, devi mettere questo qua e poi fai friggere l'uovo. Pensa come viene fuori. Infatti, immagino. Oh, i dolcetti che ti piacciono tanto. Too much. Oh, mamma mia, ma perché? Two pieces, and this is one. Did you like This. this one? And here. It's That's it. the best. Pasta frolla. Quasi con un interno di mandorle. Non è quella siciliana che sono dolcissime, è molto più leggera, proprio mandorla tritata. Ma dai. It's Tu Mari questo qua lo adorerai. Perché è tipo mantecato, lo vedo. Lo vedo. this is فقاس. Cantuccio? Sì. In Italy the name is cantuccio, but without anise. Inside there is a little bit of anise. Sì, semi. Look. We have one of these, but without anise in Italy. The name is cantucci. Sapete già cosa ci facciamo qui? Siamo venuti a controllare alle poste se avessero avuto news rispetto al codice del nostro pacco, ma non hanno avuto nessuna notizia. Quindi è anche possibile che il pacco si sia perso. Adesso decidiamo cosa fare. Ecco cosa si è deciso di fare. Noi proseguiamo verso sud. I'm going. انا سيدي كاين لي كان خاص لادريس ايميل ديال يوربان اوتيل سبا كاينه في لوطيل يعطينا حاطين لادريس لواحد لوطيل. Correct. اييه واخا نخليك معايا باش ناخذ عندك لادريس ايميل نتصل لكم لو بوان ديليفري. ما فهمتش. Buy something and the price is up of 100. You go to pay day one. Okay, we go in Casablanca. نمشيو كازابلانكا ولا غير في نادرة؟ في النواصر في النواصر. في المطار ديال النواصر. عطيني الايميل in ادريس ديالكم airport باش صيفط لكم. في كازابلانكا. Casablanca. Oh ragazzi, è successo tutto in frettissima. Cosa stavamo facendo un attimo fa? Siamo andati alle poste. Uscite dalla posta, non avevamo notizia del pacco. Quindi il ragazzo mi ha detto: senti, siccome io lavoro per pezzi di plastica, ti faccio io un tappo semi definitivo, almeno così tu continui il tuo viaggio. Prima parte. Seconda parte, lui ha preso le misure, è andato via. Lui aveva lasciato il suo numero alle poste in caso ci fosse qualche problema o comunque per avvisarlo su novità. L'ha chiamato le poste e nello stesso identico momento, io non so se è fortuna, coincidenza, che anche da Italia mi è arrivato un messaggio dicendo: il tuo pacco è fermo alla dogana di Casablanca, all'ufficio UPS, perché devi pagarci delle tasse per una serie di problemi sui documenti di vettura dove non c'è il mio nome, eccetera eccetera. Ora stiamo andando a Casablanca per farvela breve. Per farvela breve,
andiamo a Casablanca. Domani andiamo a questo ufficio della dogana a spiegargli che né siamo una società né importiamo il prodotto, ma è un pezzo di ricambio che mi si è rotto di un camper che fra un mese se ne esce dal Marocco. Cerchiamo di parlare e spiegargli questo perché sennò dobbiamo pagare un botto di tasse che sono più o meno quello che abbiamo pagato allo blog, e sinceramente me lo vorrei evitare. Insomma, dopo una settimana fermi in sta bella cittadina. L'informazione di questo nuovo tracking che dalle poste era stato passato a UPS ce l'avevano già dal giorno 9, 2 giorni era già qui, poi dal 9 in poi nessuno ha avvisato più nessuno. Si sono perse le tracce finché non abbiamo iniziato a rompere l'anima dall'Italia alla Spagna all'Argentina al Guatemala, al Cile, ecco. Siamo riusciti a smuovere le acque e finalmente tutti in un momento sono iniziati ad arrivare i messaggi. Vabbè, detto questo, sono le 4:05, speriamo di arrivare prima che faccia buio. Ci vorrebbero circa 3 ore per arrivare a Casablanca, da dove siamo adesso, andando alla nostra velocità di crociera, poco meno prendendo qualche pezzo di autostrada. Prendiamo qualche pezzo di autostrada, arriviamo un po' di traffico, speriamo di arrivare prima che faccia buio. Domani ci sarà un ragazzo che ci raggiunge per aiutarci perché ci ha detto è meglio contrattare. Il fatto sta che domani cercheremo di trovare una soluzione per pigliarci sto pezzo e andare. Benvenuti a Casablanca, una ridente località senza nessuna macchina. Il traffico! Sì, ma poi la gente non rispetta i semafori, non rispetta le precedenze, va a destra, a sinistra, c'è un incrocio rosso, loro passano, ci sono 2 tir messi per... Wow. Però a me piace guidare qua, imparo in fretta a guidare con il loro stile. Semaforo rosso, chi se ne frega, tu vai. Tanto andiamo piano, non possiamo farci niente. Risultato dell'uovo di tacchino. Ma i tacchini fanno le uova? No, partoriscono. Dei tacchinini? Esatto. Non, non, tu aéroport Mohamed V. L'aéroport. L'aéroport. Mohamed V. No, arrive con les bateaux. Le bateau. Les bateaux à Tanger. Espagne, non. Tanger, Kenitra, Rabat et Casablanca. Allez. Et maintenant? Et pour le sur, Ouais, pour le le sur et... Ok, et Espagne. Espagne. C'est bon. On va venir à Marrakech. Non. Marrakech, très bon. Marrakech, Agadir, C'est bon. Seftiri, ça. Marrakech, Agadir. Il faut que tu comprends. Tu poses la question, la raison de pourquoi le policier vient là-bas. Parce qu'il n'est pas tous les gens sont bien. Il y a des mauvais gens de l'étranger. Donc ton style est égal. Rien, vous êtes un touriste, si vous touriste au Maroc, bienvenue, rien de problème. Mais il y a des autres gens qui font plein de dégâts, plein de problèmes, oui. Alors, si on trouve que c'est une bonne personne, Oui. pas de problème. Ça va? Prends ton passeport, monsieur. Merci beaucoup. Je parle à la sécurité. Je lance que tu passes la nuit là-bas. Jusqu'à demain. Demain matin, Mais demain, mais- tu peux. À l'aéroport, parce que mon ami, à l'aéroport. Et- Boga, vous êtes à l'hôtel ici pendant une nuit. Rien plus, rien moins. Ok. Alors, bon. Merci. Bonne nuit. Buongiorno a tutti, siamo a Casablanca, abbiamo dormito in un parcheggio del Mariane, il solito nostro... Aspetta che spengo il Corvin qua, che è un centro commerciale qua in centro a Casablanca. Allora, questa notte sono venute appunto le guardie private, io gli ho detto che non potevo andare via perché avevo bevuto un po' di alcol, quindi non potevo guidare, ho provato questa scusa e loro hanno detto va bene, poi è venuto il capo delle guardie, poi è venuto il capo delle guardie, poi a un certo punto è arrivata la polizia più o meno a mezzanotte
Vabbè, alla fine siamo andati a dormire e mi ha detto ok, state qua, ma domani mattina andate via. Ora andiamo in direzione dell'aeroporto dove c'è l'ufficio della dogana. Il nostro amico da Kenitra sta già viaggiando per venire qua, mi ha dato la foto che è in macchina. Grazie. Uè, Testina, qua in piazza San Babilo a Milano è un casino oggi. Guarda un po' che traffico ci abbiamo. Ragazzi, a parte gli scherzi, che bello non ricordarsi più queste bruttissime cose. Siamo arrivati qui al parcheggio della dogana, abbiamo già passato il primo controllo e adesso stiamo aspettando il nostro amico che dovrebbe aiutarci nelle varie pratiche, speriamo. E speriamo soprattutto oggi di sbloccare la situazione. Non so se potremmo riprendere all'interno, anche perché essendo una protetta, meglio magari di no. Vediamo, se ce la facciamo volentieri. A dopo. Sono riuscito già a parlare, anche senza il mio amico, di problemi ad arrivare, con un responsabile in inglese per fortuna, che mi ha detto che c'è una procedura da fare per fare il cambio del nome. Perché? Perché il pacco è arrivato a nome dell'hotel, purtroppo, e quindi sarebbe un'importazione di un'azienda e quindi dovrei pagare le tasse. Ora fanno il cambio nome come privato e alle 2 ha detto di tornare, quindi adesso andremo in un barettino, dovrebbe essere pronto il pacco. Sono le 3 ed è dalle 11 che siamo qua a discutere. Adesso stanno cambiando, stanno mettendo il nome dell'hotel, o meglio il nome mio al posto di quello dell'hotel. Poi dobbiamo prendere questo documento, andare al ritiro pacchi, far vedere che siamo una persona fisica, ci darà un foglio, dovremo andare alla dogana a farci dichiarare che è Porto Franco, quindi che non bisogna pagare le tasse, tornare qua e forse prendere il pacco. Abbiamo un'ora e mezza per fare tutto questo, quindi ci vediamo dopo. Sono quasi le 4, sto andando al camper a prendere una banana e un po' di acqua per Mauri, perché chiaramente non sapendo cosa dobbiamo fare, ogni mezz'ora ci cambiano le carte in tavola, aspettate, non aspettate, prima dentro, poi fuori, 5 minuti, poi mezz'ora, poi un'altra mezz'ora. In totale non abbiamo mangiato niente oggi e neanche bevuto, quindi gli gira la testa, non vorrei che adesso mi svenisse proprio mentre lo chiamano per dargli il pacco, cosa che ancora non sappiamo se avverrà. Sono le 4:26, devo dire una cosa. Hanno aspettato fino ad adesso per dire che dobbiamo pagare una tassa di doganamento, perché adesso alle 4:30 chiudono, quindi sicuramente la pagheremo per venire via, perché altrimenti dovremmo restare qui un altro giorno, non sappiamo dove, per tornare domani, senza parole. L'ufficio che avevano detto alle 2 dove dovevamo andare, ce lo dicono alle 4:27. Abbiamo solo 2 minuti. Tajin or not yet? Not yet. Yes, we could try. Couscous, I think. Yeah, couscous Wednesday, just Friday. Yeah, Friday. Yeah, because couscous it's just Moroccan. a few days that we are here. Fantastic. Poulet, couscous poulet. Ultimo passaggio e ce l'abbiamo fatta, forse. Stiamo percorrendo la provinciale 3003 che ci porta dall'aeroporto al paese sulla costa Dar Owazza, non so se si dica così, e siamo esausti. Appena ci fermiamo vi facciamo un resoconto. Ragazzi, fra un boccone e l'altro vi riassumo. Siamo appena usciti dalla dogana, circa un'oretta fa, abbiamo fatto un pezzo di strada per levarci dal mezz'ora del nulla. Siamo fermati nel primo bar brutto, però si mangia bene, che aveva una wifi, c'è stata una wifi e abbiamo ordinato ovviamente del cibo, anche perché sinceramente era da stamattina che ho fatto colazione e non ho mangiato. E per me questo è veramente un record. Alla fine siamo riusciti ad avere pacco, quindi l'abbiamo ritirato. Il problema è che fra tasse doganali, deposito, vabbè, lasciamo stare, ho pagato quasi il doppio. Il tè non può mancare. Anche le ossa le scorte. Praticamente alla fine quello blu lì abbiamo pagato il doppio, 135 il pezzo con lo sconto, grazie, 65 euro la spedizione, più per lo sdoganamento altri 65 euro e per il deposito, perché così sto pacco era stato bloccato dalla dogana, altri 65 euro, insomma abbiamo pagato il doppio.
Buongiorno ragazzi, come vedete il sole ci assiste. Ieri siamo andati a dormire presto perché eravamo esausti. È stato un bel trauma, diciamo così. Più che Comunque, altro psicologico, il fatto di non sapere le cose, che non ti dicessero, che non... Che capelli c'hai? E che occhiaie. Ieri sera ci eravamo fermati in questo parcheggio che è di un benzinaio, lo faccio vedere. Qua. Ho chiesto se potevo parcheggiare una volta, mi ha detto no. Poi ho detto no, per favore, no. Ho detto sono stanco, non ce la faccio più a guidare, mi ha detto ok, fermati. È stato gentile, però stiamo trovando un casino di difficoltà nel parcheggiare. Cioè, io non so cosa è successo. Da commenti dei vari viaggiatori, stai, parcheggia, adesso sembra che ti vogliono mandare via tutti. È che sia proprio bellissimo sto posto, quindi insomma il pin qua non me lo metto, ecco. Into the wild. Ma dai, il primo sterrato si sta comportando molto bene, è bello alto, non tocca. Non mi metterei proprio qui, ecco, controllerei cosa c'è qui sotto. Wow, Vedi wow, com'è? wow. Ci fosse anche il sole sarebbe una figata. Siamo da soli. Salutiamo i nostri amici francesi che abbiamo conosciuto oggi. Bon voyage. Merci beaucoup. Claire e Manu. And see you in Tunisia. Merci Marina and Mauricio. Yes. Oh, And see you in Tunisia, yeah. Well, we cross the finger, but In Djerba. yeah. In no, Gerba. Yeah. it's not far from Libya, but it's very sunny. Yeah. Yeah. It's hot. Hot. Depends week in February. Bye-bye. Better. The winter Better time. is in autumn. Thank you for sharing with us. September, September, October, October. November. Very, Tu very vas nice. rester là, toi? Allez, merci Good road, beaucoup. guys. Yeah, merci. Marina. A bientôt. A bientôt. Ciao. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Che carini. Questi sono gli incontri che ti riempiono il cuore, veramente. Gli abbiamo offerto un caffè, siamo stati un'ora a parlare e come vedete non sono ventenni e hanno scelto di fare una vita differente anche loro da poco. E loro hanno venduto tutto appunto in Francia, viaggiano in bici e adesso risiedono in Tunisia da qualche anno, se non sbaglio. E magari li andremo a trovare. Iniziamo a sostituire l'obla che è lì, buttato lì ieri. Adesso lo smontiamo, togliamo sto casino. Potete notare che c'è vento. Adesso vediamo che non voli via tutto. Tanto per non andare a recuperare la plastica in giro. È aperto di qua e aperto di qua. Ecco. Plastica recuperata. L'idea è molto semplice, sono 4 viti, si mettono i 2 cappelli nuovi, che le viti avvitano nell'ultimo sopra e tiene a pacchetto. Prima vite, seconda vite. Vediamo se già si stacca. Speriamo di non fare danni. Ok, questi qua sono dei tappini che sono lì, servono diciamo per far sì che la vite tocchi contro la plastica ma non la rovini. Qua è stato brutalmente incollato e quindi ci sarà da ridere a toglierlo. Allora ragazzi, siccome insomma il vecchio proprietario non so chi ha praticamente incollato perché si era rotto, insomma si vede, devo staccare tutto, non posso solo staccare le 4 viti e sfilarlo, ma devo staccarlo ed eventualmente poi dopo scollarlo, tagliarlo col tagliarino. Quindi ho dovuto smontare parte dei braccetti per riuscire a sganciare questo e fare questo lavoro sia di qua che di qua. Ok, porca che vola via che c'è un vento, che vento. aspetta che sta facendo la vela e voilà. Almeno questa parte l'ho fatta. Guardate qua come si è rotto. Questo è il pezzo del vecchio che è stato incollato e ha tenuto finché ha tenuto. Adesso lavorerò su sti pezzi qua per salvare le maniglie perché le maniglie giustamente non le ho. Noi dovremmo lavorare, ma tu vuoi le coccole? Dai, facciamo l'unboxing On the road. più atteso del mondo. E voilà. Questa parte qua ho dovuto smontare la maniglia perché
perché questa parte qua che vi ho fatto vedere, che entra in questi perni qua, il vecchio proprietario l'ha incollato, quindi un pezzo unico, per non sostituire anche le maniglie perché non le ho. L'idea è quella di prendere il trapano e rifargli il buco levando questa parte, sperando di non rompere la maniglia, se no avremo un altro problema, spero di no. Ah, Fiamma, sta cosa è veramente leggerina, un po' più spessa potevi farla. Guarda come l'avevano collata. Questi sono lavori che rischi di buttare via altri pezzi per poca intelligenza, diciamo così. Adesso con una punta un po' più grande cerco di allargare il foro alla misura corretta perché entri il perno della nuova parte. Non c'è una lima rotonda purtroppo. Nuova inquadratura. Sto cercando di tirarlo piatto perché la colla ovviamente probabilmente hanno usato un super attack e praticamente ha fuso la plastica e quindi non è più in piano. Quindi abbiamo messo la copertura interna con i buchi che fa passare l'aria con la copertura esterna che è il cappello che abbiamo perso. Adesso questi li ho parati, ok, sembra che si incastrino bene. Cammello, guarda. Quale cammello? Non è passato ancora nessuno da 2 ore, ma sarà un cammello o un dromedario? Come i nostri amici ci fanno notare. Non lo so, però questo c'ha le gobbe coperte, quindi non si sa. E lo frega, perché questo è un cammello, l'ho visto io sotto. Comunque adesso il problema è stringerlo in modo tale da non sforzare e quindi farlo crepare in un'eventuale direttazione caldo-freddo. Questa è la cosa importante. Non mi piace che la vite vada direttamente avvitata alla plastica così, però è il sistema fiamma e sinceramente non mi piace. Però quello che abbiamo sostituito, quindi è una missione molto importante. C'è un vento dell'ostia, faccio andare su Marina nel frattempo e io vado sotto. Capito? Vai, non volare via, Guarda, ho l'aquilone! Ho l'aquilone! Eccola qua. Ciao, aspetta. Dimmi. Aspetta. Voi state lì, Vai. Ferma lì. Ok, puoi anche venire giù. Aspetta. Aspetta un attimo che provo a chiudere, vediamo com'è. Stringo le viti e abbiamo finito. Ora finito, Marina puoi anche iniziare a pulire. Tu vai a ritirare gli attrezzi. Sì, io vado a ritirare gli attrezzi, poi tu pulisci. Questo è il risultato della pasta al pesto. C'è qualcosa che non va. E tu quella che volevi la pasta al pesto. E tu volevi l'insalata? Ma quando Certo, mai? Che è perché- successo? Perché io sono a dieta, sono bravo. Ti vedo pensieroso sulla scogliera. Sto ammirando la bellezza della natura, anche se è grigio. Porca miseria. E poi ci sono i pescatori là che pescano. Mica che vista che hai. Poi stavo guardando le bottiglie di vetro che ci sono qui sotto, che insomma. E di plastica magari. No, vetro. Ragazzi, siamo arrivati fino a qua. Ci siamo svegliati, è un nuovo giorno e basta. Anche se abbiamo, come dire, sentito interiormente che ci hanno un po' fregati tra la dogana e l'UPS, vogliamo dimenticarci questo capitolo. Basta, pietra sopra, adesso andiamo verso sud, iniziamo un altro viaggio. O meglio, continuiamo il nostro viaggio, ma con uno spirito diverso. Lo consideriamo un po' un giorno zero oggi, quindi ora partiamo e Ci divertiamo, andiamo a visitare questo paese che ci riempirà di sorprese fantastiche, ok? Quindi alla prossima puntata. ciao! Ciao! In questa puntata non ci saranno fuori onda perché non c'è niente da ridere. A parte il cazzettone che mi farà perché io ho appena sporcato per terra. Guarda! Guarda, se no non rido più. Oltretutto con una nottata che non abbiamo ripresa, ma fino a mezzanotte c'è stata la polizia che ogni mezz'ora veniva a chiederci di andare via, eccetera, eccetera. Io... Sì che ho ripreso. Hai ripreso? Sì. Pensa se il pacco non arrivava perché era senza codice postale. Stiamo avendo dei problemi a trovare dei posti tipo questo
Tutta la costa è costellata di costruzioni. Chiunque tu abbia fatto questo lavoro è un lavoro fatto di merda. Magari mi hanno alzato 2 dita. Eh sì, è così che deve passare l'aria, Mari. Eh sì. Ma perché gli altri invece non chiudono? Perché sono diversi. Non capisce.